I pronomi oggetto diretto e indiretto possono essere un po' complicati a volte, ma non ti preoccupare, oggi ti darò dei consigli per scegliere sempre quello corretto. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se necessario, puoi attivare i sottotitoli in italiano o in inglese per capire meglio questo video. Nel video di oggi parleremo di pronomi oggetto diretto e indiretto e come scegliere, per esempio, tra lo e gli. Prima di iniziare voglio ricordarti che se sei interessato a ricevere ogni domenica dei contenuti per studiare l'italiano ho una newsletter e puoi iscriverti a questa newsletter cliccando sul link in descrizione. Prima di tutto, che cos'è un pronome? Beh, normalmente un pronome è una piccola parola che sostituisce una parola più lunga in italiano, ma anche in tante altre lingue. Quindi i pronomi servono a non ripetere sempre le stesse parole e risultare ripetitivi. In italiano ci sono diversi tipi di pronomi. Oggi ci concentriamo sui pronomi oggetto diretto e indiretto. Iniziamo dai pronomi oggetto diretto. Ho una frase facile per te. Mangio una mela. Mangio una mela. In questo caso io è il soggetto della frase perché io mangio, poi mangio è il verbo e per finire una mela è l'oggetto della nostra azione. Infatti io che cosa mangio? Beh, mangio una mela. Quindi noi possiamo dire che una mela è l'oggetto diretto. Ma perché oggetto diretto? Beh, perché davanti a mela non c'è nessuna preposizione. Infatti ricorda che non troverai mai a, di, per davanti a un oggetto diretto. Un altro esempio può essere io chiamo Stefano. Di nuovo, io soggetto chiamo il verbo chi è che chiamo? Chi è la persona che chiamo? Stefano. Quindi Stefano sarà l'oggetto diretto della nostra frase e come vedete, anche in questo caso non abbiamo nessuna preposizione. Gli oggetti diretti possono essere sostituiti dai pronomi oggetto diretto, che sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Ora prendiamo gli esempi precedenti e sostituiamo gli oggetti diretti con i pronomi. Io mangio una mela. Posso sostituire una mela con la. Io la mangio. Io la mangio. In questo caso scelgo la perché una mela è femminile e singolare ed è ovviamente una terza persona. Io chiamo Stefano. Io lo chiamo. Io lo chiamo. Scelgo lo perché Stefano è una terza persona maschile e singolare. Prima di passare però all'oggetto indiretto, voglio chiedervi un piccolo favore. Se i miei contenuti vi piacciono e vi stanno aiutando ad imparare l'italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e anche iscriverti al canale. Mi faresti un grande piacere. Hai messo mi piace? Ok, perfetto. Adesso andiamo avanti. Invece, un oggetto indiretto è la persona o la cosa a cui è diretta l'azione. Per esempio, se mandi una lettera a Maria, Maria non è l'oggetto dell'azione, perché l'oggetto è la lettera, ma è la persona che riceverà la lettera. Quindi è la persona a cui è diretta l'azione. Quindi prendiamo la frase mando una lettera a Maria. Che cosa vediamo prima di Maria? Beh, vediamo la preposizione a. Di conseguenza possiamo dire che a Maria è un oggetto indiretto che ricordate è sempre introdotto dalla preposizione a. Come regola generale abbiamo due grandi categorie di verbi che possono prendere un oggetto indiretto. Questi sono i verbi di dare, come per esempio dare, inviare, mandare, regalare,
e i verbi di comunicazione orale e scritta, come per esempio parlare, chiedere, rispondere. Ora, ovviamente, questi verbi non prendono soltanto un oggetto indiretto, possono avere anche entrambi, un oggetto diretto e indiretto. Per esempio, pensa a mando una lettera a Maria. Beh, in questo caso il verbo mandare ha sia un oggetto diretto, una lettera, che un oggetto indiretto a Maria. Ovviamente gli oggetti indiretti sono sostituiti dai pronomi oggetto indiretto, che sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli o loro. Come potete vedere, questi pronomi sono praticamente uguali a quelli che abbiamo visto prima. La differenza sta nella terza persona singolare e plurale, e infatti è lì che dobbiamo stare più attenti. Quindi possiamo prendere l'esempio di prima, mando una lettera a Maria, e sostituire a Maria con le, a lei, quindi le mando una lettera, le mando una lettera. In questo caso scelgo le perché ho la preposizione a davanti a Maria, quindi è un oggetto indiretto, e anche perché Maria è una terza persona singolare e femminile. Ora ti darò alcune regole riassuntive per capire se usare un pronome oggetto diretto o indiretto. Presta attenzione. La prima regola è: il sostantivo o nome che vuoi sostituire è l'oggetto dell'azione? Beh, allora quello è un oggetto diretto. Il nome o cosa che vuoi sostituire è la persona a cui è diretta l'azione? Allora è un oggetto indiretto. Il nome che vuoi sostituire è preceduto dalla preposizione a? Beh, allora è un oggetto indiretto. Per l'ultima regola, usare la preposizione a, ovviamente in italiano usiamo la preposizione a anche per altri scopi. Per esempio, vado a Roma. Ovviamente a Roma non è un oggetto indiretto. Infatti l'oggetto indiretto di solito stiamo parlando di persone, quindi vado a Roma, sì, ho la preposizione a, ma non è un oggetto indiretto, non posso usare questi pronomi. In quel caso possiamo usare il pronome ci, e ho fatto già un video su questo argomento, come sempre te lo lascio in descrizione. Ora vediamo alcuni esempi sulla scelta del pronome oggetto diretto o indiretto. Per esempio, i bambini guardano il film. I bambini lo guardano perché il film non è preceduto da nessuna preposizione ed è l'oggetto della nostra azione. La mamma prepara i biscotti. La mamma li prepara. Stessa cosa. Ho chiesto a Roberto perché non era al lavoro. Gli ho chiesto perché non era al lavoro. In questo caso uso gli perché sostituisco a Roberto. Roberto ha la preposizione a e poi il verbo chiedere è un verbo di comunicazione orale e scritta. Quindi per questo motivo siamo sicuri che a Roberto è un oggetto indiretto. Gli studenti rispondono al professore. Gli studenti gli rispondono. Anche in questo caso, stessa cosa di prima. Adesso un ultimo piccolo consiglio. A volte può capitare che nella tua lingua madre devi usare una preposizione con una parola, invece in italiano no. Per esempio, io faccio sempre l'esempio in inglese to listen to music. In italiano noi diciamo ascoltare la musica. Quindi in inglese usi la preposizione to, in italiano nessuna preposizione. Ovviamente ascoltare la musica è un oggetto diretto in italiano, quindi useremo un pronome oggetto diretto. Quindi cerca sempre di capire se il verbo in italiano richiede la preposizione oppure no. Così per te sarà più facile e ovviamente puoi cercare sul dizionario e troverai tantissimi esempi. Anche un buonissimo dizionario online, come per esempio Word Reference, che io davvero consiglio sempre. Spero che questo video vi abbia aiutato, ma come sempre, se avete alcune domande potete farmele qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere il prima possibile.
Se questo video vi è piaciuto e volete supportare il mio canale, non dimenticatevi di lasciare mi piace e anche di iscrivervi al canale, così non perderete nessun video futuro. E noi, per il video di oggi, abbiamo finito. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!